Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è lunedì e quindi buona settimana qui dalla radio con una nuova settimana intera di Radio Rossonera Talk, quella che condurrà finalmente al ritorno in campo. Domenica sera c'è Milan-Bologna e quindi capite bene che è ancora molto lunga. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Coboiani. Buon pomeriggio a tutti. Un po' un Carlo Pellegatti dannata questa. E ovviamente il numero dell'ospite è sbagliato, no, come immaginavo. Sì. Perché è sbagliato? No, mi è venuto questo dubbio. E È infatti tutto ora- sbagliato. Il grande tutto dubbio. sbagliato. Sta andando tutto al contrario. Caro il mio, caro il la mio canzone dell'estate, la canzone dell'estate. Pensa che è stata. Oggi è l'8 settembre, quindi direi di partire. Sì. Dai, iniziamo. Iniziamo chiedendovi like innanzitutto, quindi cliccate il pollicione in su, iscrivetevi, attivate la campanella, commentate, abbonatevi a 2,99, abbonatevi come ha fatto Francesco Trosino in questo preciso momento, 38esimo mese, voglio essere il migliore, ma lo sei da 38 mesi Francesco, sei il migliore. Grazie mille di cuore ragazzi a tutti coloro che davvero ci supportano anche economicamente per farci andare avanti e vi vogliamo tanto tanto bene. Senza di voi non saremmo qua e non è una fesseria, è tutto vero. Qui è tutto giusto, non è tutto sbagliato. Giordano ci saluta dal suo camion, noi Giordano ti salutiamo, ma mi dispiace è l'ultima volta perché non sei abbonato e quindi accosta abbonati e abbonati e poi puoi ripartire per un caffè. E poi si riparte. Direzione Sagra della Cipolla. Ma dove c'è poi? Scritto. Giordano? Dici dove? Non vorrei chiedergli troppo perché vuol dire che nel esatto, mentre... Esatto. Parliamo di Milan oppure no? Beh, un po' di Milan qui. Che io un po' di giorni che non parlo di Milan, voglio parlare un po' di Milan. Mi è mancato, vai, un po'. Vai pure, a braccia. No, 40 minuti. cosa avete, che si dice in questi giorni? Cosa abbiamo cucinato? Cosa avete cucinato questi giorni? Grafica numero 1. Yasin Adli. Nel mentre non è finito il mercato, Henry. Il mercato va sempre avanti. Il mercato non finisce mai per la felicità di Bea. Bea, tu che sei amante del mercato, sappi che siamo arrivati a oltre 40 movimenti di mercato in quest'estate. Sì. E ancora non siamo arrivati alla fine. No!
Col ultima di mercato. Col mercato è così. Incredibile, partita, dove è andata? Col In aeroporto? mercato è così e niente da fare. Non Rinate? regge Rinate queste Prime? cose del mercato. Non regge queste cose. Malpensa. Ma che sta succedendo? Non lo so cosa sta succedendo. Chi è arrivato? Vabbè, Ma un nuovo giocatore. parliamo di... Ma grande, della Lazio vedo dai colori. No, oggi è tosta, Guarda, Bea. eccoci Oggi è qua. tosta, Bea. Bea, Cioè, cosa è tutto sto successo? trantrando devi metterla Sì, già. era semplicemente fresca. Fatevi gli affari vostri. Non ho capito. Ma cosa ne sai? Perché sono uscita. Ma guarda un po'. Allora, Adlia poi sì, dall'Al-Shabaab poi dicono di ci noi siamo. donne. All'Al-Shabaab ci siamo, trattative in chiusura tra Adli e l'Al-Shabaab, circa 6-7 milioni di euro, si sta lavorando ai dettagli finali. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, io l'ho detto anche stamattina, e da un certo punto di vista sono quasi sollevato che tutte queste questioni, scusate la ripetizione, un po' a metà, un po' brutte, stiano volgendo a una conclusione. Poi può essere una conclusione che a molti piace, a molti non piace, a qualcuno è indifferente, a qualcuno non interessa niente, qualcuno ci è restato male, eccetera, eccetera. Però quando poi anche il caro e vecchio Divock Origi terminerà il suo contratto col Milan, sia per colpa di Impossibile, giocatori... credo. l'anno prossimo scade, No, lo non so, penso che glielo nel senso rinnovi. che per un altro anno di palestra quindi, pagata. Chi per colpa dei giocatori, chi, cioè nel caso di Origi, chi per colpa invece magari di situazioni mal gestite dalla società, e mi riferisco soprattutto da lì, ancor più che a Benasser, e sono felice che queste situazioni si stiano consumando e risolvendo, ecco, perché Tanto non se ne tira fuori basta con queste situazioni gestite male, ripeto, per colpa di uno o dell'altro, non mi interessa, e che si vada avanti, ecco. Bea, che dire? Ma guarda, su Un Adli... giocatore che comunque 2 anni fa è stato un paratitolare del Milan, Sì. l'anno scorso un paratitolare della Fiorentina, quest'anno forse sarà un titolare dell'Al-Shabaab. Ma su Adli mi ripeto, nel senso che comunque l'anno scorso ha fatto una stagione normale. Discreta, sì. Cioè, sia lui che Benasser sono stati trattati come se fossero nella situazione di Origi, quando non mi sembra che si siano comportati da Origi. Però, come ha detto Harry, queste due situazioni si risolvono, tanto non erano utili né per loro né per il Milan. Però soprattutto su Yassin mi è sembrata una decisione del Milan per me abbastanza discutibile. Sì, su Adli forse sì. Si poteva comportare ancora di più. diversamente, cioè lo facevi allenare con la prima squadra e poi poteva andarci comunque all'Al-Shabaab, cioè, oppure altrove, ecco. Andiamo avanti. Grafica numero 2, perché siamo nel pieno della sosta nazionale e quindi ci divertiamo in allegria a vedere cosa è andato... cosa sono andati a fare i giocatori in nazionale. Nel caso qualcuno ha fatto anche un discreto minutaggio, anche una discrete prestazioni, altri un pochino meno. Nel mentre volevo rispondere ad Alberto che scrive: la svolta è alle porte rossoneri. Alberto, raccontaci di più. Chi ci stai portando, Alberto? Il mercato in Italia è chiuso, non può portarci nessuno. No, ma penso si più riferisse in a alto? qualcosa ancora di più. Svolta alle Alberto, se porte. sai dici, Alberto, se sai dici. Allora, con la Francia Maignan ha giocato tutta la partita, Rabiot gli ultimi 15 e tra poco vediamo che Deschamps che ne ha parlato di questa scelta e in particolare delle condizioni di Rabiot. Pavlovic ha fatto 90 minuti con la Serbia, Pulisic 90 minuti di amichevole. Sì. Sì. Vabbè. Vabbè, però lo sapete, c'è Pulisic che è il capitano degli Stati Uniti e basta, cioè. Sì, quest'estate con una lo so. competizione? No. Ho Ma capito. perché Amichevole, Pochettino sì. ha un difetto leggermente... Anche 2 o 3. Sì, Vabbè. è leggermente permaloso. Dici? Sì. Morale ha fatto 90 minuti di amichevole, Jimenez ha fatto 30 minuti invece di amichevole con il Messico, Pulisic con la Corea del Sud. Tra 3 giorni, anzi tra 2, si invertono le squadre, ovvero Pulisic affronterà il Giappone e Jimenez la Corea del Sud. Modric ha giocato una mezz'oretta con la Croazia, Salmaker in 2 partite, perché ha già fatto entrambe, ha messo insieme un'oretta di gioco, ha fatto mezz'ora e mezz'ora finali con Liechtenstein e Kazakistan, adesso le andiamo anche a vedere. Dell'Inter invece niente,
ma loro hanno già finito, quindi tornano da oggi a disposizione del Milan. Loftus-Cheek nella sua unica partita invece ne ha fatte 0 e Stupinian ne ha fatti 85. Il problema di Stupinian è che li fa dall'altra parte anche lui dell'oceano e neanche del pianeta. Esatto, neanche nell'emisfero boreale. Sappiamo che le nazionali sono così, soprattutto se giochi oltreoceano, sono viaggi lunghi e rischi anche di tornare a Milanello tardi, ma questo lo sappiamo da anni. Le nazionali esistono e sono importanti per i giocatori, quindi bisogna mettersi nell'ottica che è così, cioè abbiamo ormai maturato questa idea, per me molto brutta, che la nazionale è solo... cioè un imprevisto o un ostacolo che ti può procurare infortuni. Cioè la nazionale per i giocatori di calcio è importante, punto. Bisogna metterselo nella testa. Cioè è inutile sperare che i giocatori non vadano in nazionale, perché per i giocatori non andare in nazionale non è una cosa positiva. No, assolutamente no. Poi c'è anche da aggiungere, scusa Simo, che a volte, cioè, in alcune situazioni per il club è ovvio che crea qualche, no, scoglio. Per esempio Pulisic, Gimenez, Stupinian eccetera, che giocano dall'altra parte del mondo, se fanno 180 minuti in 3-4 giorni dall'altra parte del mondo coi viaggi, è ovvio che ti penalizza. Però per esempio nel caso di Rabiot, dovesse fare un po' di minuti in queste partite della Francia, a noi ci dà una mano, perché era stato pseudo fermo col Marsiglia per la questione Rowe, e quindi se fa minuti con la nazionale, che tra l'altro è una nazionale di alto livello, mette benzina nelle gambe, quindi dipende sempre poi dalle situazioni. Andiamo a vedere invece cosa ha fatto Alexis Salmaker. Morgan, mettimi pure la 3. Salmaker che è ritornato nel mese di marzo, se non ricordo male, a riaffacciarsi in nazionale dopo che aveva fatto bene con la Roma. Era stato in un periodo senza grandi appuntamenti con la nazionale. Come detto, è tornato a marzo per qualche partita di Nations e poi è tornato a giocare con le qualificazioni mondiali, non ultime le 2 partite che il Belgio ha fatto a tennis, perché 6-0 6-0 con Liechtenstein e Kazakistan. È entrato entrambe le volte nel secondo tempo, mezz'oretta di qua, mezz'oretta di là, un assist con Liechtenstein, 2 col Kazakistan. 56 minuti, come il numero di maglia. Esattamente, 56 minuti precisi. Ma insomma, da qui ti direi, visto che invece non siamo lunghissimi, mentre a centrocampo un po' di minuti a Rabiot male non fa, Alexis qualche minuto in meno male non fa. Sì, sono d'accordo, però io ho seguito la prima delle 2 partite del Belgio. Beh, buon gustaio. Sì, vabbè. Però hai visto che ho detto Belgio al primo colpo? Sì, non Belgio. Sto migliorando. No, ho seguito la prima. Io quello che mi prendo di Alexis e che vorrei sempre nella mia squadra, ma sempre, ed è il motivo per cui non capivo e non capirò mai il motivo di spedire questo ragazzo in prestito destra e sinistra, è che 5-0, perché stava 5-0 la prima era contro il Liechtenstein, entra e al 91esimo ha la testa, il livello del Liechtenstein è quello che è, ci mancherebbe, per andare a prendersi quel pallone e fare quel bell'assist. Cioè non è scontato contro il Liechtenstein sul 5-0 nei gironi di qualificazione, tra l'altro per il Belgio sono anche abbastanza fattibili, che uno ci metta sempre quella spina attaccata. Lui è uno che ha sempre la spina attaccata, e io sta roba me la prendo sempre. Posso fare una domanda molto provocatoria? Tanto un po' oggi è così. marzulliana, Oggi ma anche dura. un po' provocatoria. Tra l'altro Ricky ci saluta dal Liechtenstein. Ciao Ricky. Ciao, Grande. grazie. Ciao. Grandissimo Ricky. Il Milan andò a giocare in Liechtenstein, se non ricordo male. No, non in Liechtenstein. Dove è che è andato a giocare? No, io oggi al 5 non ci arrivo, Ah, veramente. dai, qual è sta Vabbè. domanda provocatoria? La Su. domanda è, questi 2 anni che ha fatto in prestito sono stati più positivi perché
ci hanno ridato un giocatore che dopo 2 anni da titolare in altre esperienze è diventato un giocatore più maturo che qui non sarebbe maturato così, oppure abbiamo buttato via 2 anni con Alexis Salmaker? Allora, se penso all'ultimo anno di Pioli, meglio che sia stato al Bologna per lui. Se penso all'anno scorso, meglio che sia stata alla Roma. Però è un discorso che faccio per Alexis giocatore. Cioè io non gli auguravo di essere qui l'anno scorso e non gli auguravo neanche di essere qui l'anno prima, sinceramente. Però se parlo per il Milan, io un giocatore così me lo tenevo. Poi l'ultimo anno di Pioli, diciamo che Pioli non nutriva tanta stima per Salmaker, soprattutto l'ultimo anno. No, l'ultimo anno lo aveva invitato a trovare altri lidi. Diciamo che il rapporto si era un pochino guastato. E anche qui, vabbè, pochino. Meglio non commentare. Però se guardo lato ragazzo è stato un bene per lui. Però se guardo lato Milan io me lo sarei tenuto. Io tendo a mettere un chilo in più sul piatto della bilancia è stato più utile a lui per un semplice motivo. Vi ricordo che abbiamo giocato lungo 4-2-3-1 con Pulisic a destra. Cioè, con quel Pulisic lì degli ultimi 2 anni era difficile magari anche per Alexis trovare un posto da titolare in quella squadra lì. È ovvio che adesso con un cambio di modulo, con un modulo diverso, ti può dare ancora più una mano. Sono convinto che il Milan con Salmaker avrebbe fatto meglio. Sì, non so se sarebbe andato in Champions perché c'era Salmaker, non sto dicendo questo, ci mancherebbe. Ti poteva far comodo, lui è indubbiamente cresciuto e bene che a sto giro sia rimasto. Allora, nel mentre Alberto continua ad aggiornarci sulla possibile cessione del Milan, ci ha raccontato di un'importante banca internazionale. Alberto, se si verifica, hai credo pranzo e cena pagati per 1 settimana qui dalla redazione. Vabbè Alberto, però dici ancora di più. Dobbiamo ringraziare un po' di donazioni, se no poi te ti dimentichi e ti fai prendere dei dubbi esistenziali. Marco Speranza ci dona 5 euro. Ciao ragazzi, mi raccomando non fate più scherzi come venerdì, che tristezza senza talk. Viva Radio Rossonera. Grazie Marco, ma abbiamo avuto un semplice problema tecnico che a volte capita. Tra l'altro Marco ci ricordava che non era Liechtenstein, ma era il Lussemburgo con il Dudelange. Peraltro l'ho visto qualche giorno fa, non so perché, che ho ancora in rubrica il numero del sindaco di Dudelange che intervistammo all'epoca. Perfetto, grazie a Federico Lucrezzi che si è abbonato per il 41esimo mese. Grazie Federico, sei il migliore. Leonardo ci ha donato 9,90 Mir, che è la sigla del moneta malese, se non erro. Sì, malese. E se Allegri dice non so come utilizzare Rabiot, non credo che lo dica Max. Non me lo aspetto, però grazie davvero di cuore della donazione. Grazie. Sono ringgit malesi. Grazie dei tuoi 9,90 ringgit. Anche Krista abbonato con noi da ben 38 mesi. Grazie in livello mille. elite, perché qui siamo ancora oltre i migliori, siamo a livello elite ragazzi, grazie davvero di cuore. Volete un altro special? No, andiamo avanti allora. No. Parole di Modric. Comunque gli sono rimaste proprio quelle scorie. Vai avanti sì. Con la scaletta. Parole di Ma Modric, che è grafica successo numero quando 4. non c'ero? Cosa hai bevuto? No, ma Niente. Il solito, ogni grazie. tanto Questa- leggo io. Questa fase di adattamento è molto importante per me. Posso dire solo cose positive. Il club, la squadra, i compagni e l'allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell'organizzazione. Si vede che è uno dei club più grandi al mondo, anche se attualmente non è ai livelli di risultati degli anni 90 o 2000. Beh, insomma, detto da Modric, fa effetto comunque. Sono entusiasta di essere qui. È ovvio che a me sarebbe piaciuto vederlo in anni apparentemente, perché all'inizio di una stagione tu non sai come va l'anno, però diciamo che quando era stato accostato al Milan, mi pare il primo anno di Boban, non ricordo esattamente quando era l'anno preciso, però Beh, ma anche 10 anni fa, quando ne aveva 30, tipo che era nel top della carriera, a me schifo non faceva vederlo con la maglia del Milan. No, ma al di là di tutto, ovvio che era
era ancoratissimo al Real Madrid, però un ultimo giro di valzer glielo facciamo fare molto volentieri, visto come si sta già iniziando a districare in quel di Milanello. Mentre è arrivato l'ultimo aggiornamento di Alberto, cari miei, e la banca è americana. Come lo so, non chiedertelo, ma fidatevi. Alberto, io mi fido di te, anche se non sei abbonato, però dopo questi messaggi voglio fidarmi di te, quindi spero tu abbia ragione. Ok, noi invece dall'America andiamo alla Francia, e andiamo invece alla grafica numero 5, ha parlato Deschamps di Rabiot. E la cosa ci interessa abbastanza, visto che comunque è stato l'ultimo acquisto. Io, caro Alberto, scusa ti interrompo, Cosa? ti dico JP Morgan, vediamo. Vabbè. Cosa mi risponde Alberto? No, la butto lì. Non penso ti dica sì è lei, no, non è lei, Alberto. Però io Poi la butto mica lì. ci può acquistare una banca. No, ma io, siccome lui ha detto una Vabbè. banca, io così butto lì questo indizio. Infatti, Noi infatti è l'8 arrivato settembre- Filippo La Scala a scriverci. L'8 settembre abbiamo creato una trattativa, insomma, lampo in 10 minuti. Vabbè, Adrien ha giocato in una certa posizione con l'Olympique, peraltro. Sta bene, questo è sicuro. Ovviamente un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia, ma vedrò. Per chi se la fosse persa, insomma, c'è stato un piccolo quisquiglia. Screzio. Un piccolo screzio con peraltro il nostro prossimo avversario, quindi con Raw che non è la WWE, è proprio Raw. Non è Monday Night Raw, No, è Raw, esatto, scritto. del Bologna, che era al Marsiglia. Il Marsiglia quindi prima li ha messi fuori rosa, poi entrambi sono andati via. È ovvio che avendo vissuto un'estate magari non proprio al top della salute, Oggi è durissimo. questa è ingiocabile. Oggi è durissimo. L'ha data lei però Capito, l'assist. starnutito. Ha bisogno di mettere Sì. minuti nelle gambe. Sì, ma allora io dico due cose su Rabiot. La prima è che non ho troppa paura di questo, perché come abbiamo detto anche appena è arrivato l'anno scorso, ha fatto un'estate nel chill, come si suol dire, bello, sereno, tranquillo, senza più contratto della Juve, firmato dopo il termine del mercato dal Marsiglia, 10 gol, 6 assist, uno degli uomini chiave per il ritorno in Champions della squadra di De Zerbi, quindi non mi preoccupa questa cosa qua troppo, ecco. Cosa numero 2 che si ricollega in parte anche a quello che abbiamo letto prima da Luka Modric. Io con Modric sono felice soprattutto di una cosa, cioè che tu lo metti in campo, indossa la maglia del Milan la prima volta ed è come se ce l'avesse su da 10 anni. Prende, gioca e va. Non devi aspettare, valutare, vedere, giudicare. Ma però in quell'occasione lì è stato un po' acerbo. Però deve crescere da quel punto di vista lì. No, tu metti in mezzo al campo un giocatore e gioca. E bene, punto. Certezze. E io spero tanto che e personalità, bravo Antonio. E spero tanto che Rabiot, anche lui, ci dia quella cosa lì. Poi ovvio non la darà magari a livello di Modric, perché Modric è uno che ha alzato il pallone, quello tutto d'oro, no? Non so se vi ricordate. Cioè. Ecco. Però comunque io quello vorrei da Rabiot, cioè che mi dia, cioè che pronti via, va in campo e lo vedi che va, viaggia, gioca, chiama la palla, quella roba lì. Perché negli ultimi anni l'abbiamo avuta credo che i giocatori da cui abbiamo avuto questa roba si contino sulle dita di una mano. C'è in mezzo Modric, c'è in mezzo Giroud, gli altri sono pochissimi, se ci pensi, quelli che pronti via sono andati, in parte Fofana, però gli altri pochissimo. Guarda, stavo guardando esattamente un anno fa, di questi tempi era in barca alle Baleari. Ecco, appunto. Adrien Rabiot Appunto. stava facendo un po' il giro delle Baleari, giustamente a fine settembre c'è anche meno gente, insomma si paga meno, quindi è un ottimo modo per godersi le isole del Mediterraneo occidentale. Poi il 18 settembre, quindi Tra 10 giorni, un anno fa. sarebbe diventato un giocatore ufficiale del Marsiglia. 18 settembre 24, Quindi Per questo è dico, iniziato non mi preoccupa veramente che in ritardo l'anno non scorso. sia un pochino indietro a livello di condizioni, cioè ci ha messo poco l'anno scorso, dopo 2 giornate ha segnato già. Quindi dai, Ma non è che Allegri non è che Rabiot deve segnare, cioè Rabiot l'importante è che faccia prestazioni
Cioè non è che il Maiuscole. centrocampista fa bene solo se segna. Noi a questo punto dai blu andiamo agli azzurri. Sì. Poi basta, non mi promesso, non dico più niente. Grafica numero 6. Te ti ha fatto male quella schiacciata al mais a pranzo. te lo Sì, dico. lo so. Molto buono però, se volete. Certo. Dobbiamo giocare solamente per i 3 punti. Questo è... Con Gattuso Sandro ho parlato Tonali. tanto, è una cosa che avrei voluto fare prima, ma sono felice che comunque stia succedendo ora in nazionale. Quello che mi dirà lo custodirò come se me lo dicesse un padre. Lui farà sì che noi saremo 11 Gattuso. Beh, molto belle le parole di Sandro con di fianco Rino. A me sinceramente hanno fatto molto effetto, ma vederli lì insieme, cioè vederli lì insieme uno di fianco all'altro. Tra l'altro Sandro ha anche detto che non ha avuto cioè non c'è ancora stata una storia con Rino a livello di incroci, no? E quindi è molto, molto contento di averlo come CT, però è bello vederli proprio vicini per quello che è stato Rino per Sandro, no? Cioè un idolo, un punto di riferimento, quindi fa effetto vederli lì. Vi è piaciuta l'Italia? Io purtroppo non l'ho vista. Io vedo un po' più di Cuore? verve. Cioè, per me Gattuso ha lavorato prima di tutto sull'appartenenza, cioè non tanto sul... Sì, sicuramente avrà lavorato anche sul campo, tutto quello che volete, però la nazionale deve tornare ad essere una priorità, un qualcosa di vissuto. importante, non la sfilata che fai andando a Coverciano perché sei convocato, cioè deve essere una cosa sentita, una cosa forte, una cosa che, ripeto, per i giocatori deve essere prioritaria, perché cioè, quello che è successo negli ultimi 2 mondiali non è una cosa normale. Apriamo il discorso Milan con la grafica numero 7, perché ovviamente dobbiamo iniziare a ritornare a parlare di campionato, perché quest'anno ci compete. Con il calendario, tra 2 o 3 minuti arriva anche l'ospite di quest'oggi che è Gianni Visnadi, e quindi abbiamo il tempo praticamente di snocciolare un po' il nostro calendario. Non vedete la prossima perché tutti lo sapete, insomma, si gioca domenica sera alle 20:45 in quel di San Siro, Milan-Bologna. Dopodiché si parte con questo piccolo tour de force, anche se all'interno di questo calendario magari non ho visto ad occhio, non sembra, ma ci sono altre 2 belle soste. Sì. Evviva, evviva. Si vedono. Sabato Come 20 si settembre alle 20:45 c'è Udinese-Milan, dopodiché c'è la Coppa Italia, l'unico turno infrasettimanale a parte il campionato, e lo vedremo tra poco, che faremo da qui a Natale, quindi con Milan-Lecce martedì alle 21, poi c'è Milan-Napoli domenica alle 20:45, Juventus-Milan domenica alle 20:45, sosta. Dopo si riparte con Milan-Fiorentina domenica alle 20:45, Milan-Pisa è la partita che anticipa il turno infrasettimanale, quindi venerdì alle 20:45, perché poi martedì si va a Bergamo alle 20:45, Milan-Roma domenica alle 20:45. Sì, non c'è bisogno che lo sono tutte alle 20:45. Parma-Milan a quell'orario lì, la sosta, e dopo la sosta di novembre proprio il derby dopo la sosta è sempre derby. 15 giorni di derby. attesa derby a metà novembre. Però Sempre posso dire alle 20:45. Sì, alle 20:45. Posso dire preferisco lì che tipo alla quinta, come negli ultimi 7 anni, che tu facevi le prime 2 partite sosta derby, cioè che te lo bruciavi subito. Invece arriviamo a Inter-Milan a novembre praticamente, anzi fine novembre, dove già un pochino si sarà capito le 2 squadre come saranno Che messe, cosa fanno? no? Quindi io preferisco quando è così, cioè perché all'inizio è tutto molto più randomico, in bene e in male, e invece a quel punto lì per me un pochino hai capito già l'Inter come sarà messa, il Milan come sarà messo, che partite ti puoi aspettare, cioè preferisco personalmente. Alberto, io un po' accolgo il tuo messaggio. Guardate che bel calendario dalla quinta alla 13ª che hanno fatto al Milan, proprio per cercare di toglierselo dalle scatole, al di là della punzecchiatura. Però il calendario è veramente tosto, perché comunque giochi alla terza col Bologna,
che comunque è entrata nelle prime 8 l'anno scorso. Vai a Udine, è entrata nelle prime 10, se non ricordo male, è proprio 10ª forse. Napoli, primo, Juventus, quarto, Fiorentina, nona, mi pare, l'anno scorso. No, No, è andata fa sopra di noi. Conference. Ah, giusto. Settima allora. Settima la Fiorentina, Pisa neopromosso, Atalanta terza, Forse sesta. Roma addirittura. quinta, Parma va bene, Inter seconda. Sono tutte nelle prime 10 dell'anno scorso. Faccio l'avvocato del diavolo. Però poi non le hai. È tutto qui il calendario tosto del Milan, eh? Sì, manca la Lazio. Cioè, credo. no, nel senso che il resto del campionato, cioè del resto del calendario è gestibilissimo rispetto ad anni passati, con ne avevamo 3 con in mezzo Non alla so, Champions. io Cioè, quando giochi Quindi una a volta... dicembre, quando c'è la Supercoppa, un po' più... Io quando quando giochi una volta alla settimana, onestamente, non lo so. A parte che io non sono proprio quella che vede il complotto, cioè non è cosa mia, magari sbaglio, però sinceramente quando giochi una volta alla settimana, giochi una volta alla settimana, quindi hai tutto il tempo per fare quello che vuoi. Sarei tentato Per di fare studiare, il sondaggino rispetto al messaggio che ci ha scritto David, o David. Cioè, saremo davanti tranquilli. davanti io all'Inter. ragazzi- L'Inter? Io ragazzi, le Chi è certezze davanti al granitiche derby nello tra Inter sport e non Milan? le avevo neanche quando il Milan ogni 2 anni faceva le finali di Champions, quindi non è per me. Ah, la Lazio, ci scrive Alberto, che è alla 13ª peraltro, quindi subito dopo. Non lo so. Dopo difficile. la telefonata con Gianni Visnadi Facciamo il facciamo il sondaggio. E io starei un po' schiscio perché non so quanti punti abbiamo preso l'anno scorso da loro, ma era una bella valanga. E non solo l'anno scorso. E non solo l'anno scorso, quindi per quanto l'Inter, anche io ho la sensazione che non sia l'Inter dell'anno scorso, per carità, però sarei bello tranquillo a pronosticare che saremo davanti noi a novembre, cioè starei molto tranquillo Ho perché, letto un messaggio. perché Inter 2, Milan 8 e i punti sono stati molti l'anno scorso. Però non è mai perso un derby. Sì, va bene. Allora evitiamo di parlare. Ecco. Andiamo al telefono dove ci aspetta Gianni Visnadi, che salutiamo subito. Ciao Gianni. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Non ti riproponiamo quello che stavamo raccontando, ovvero ipotetici voli pindarici su, diciamo così, derby di novembre, su chi delle due sarà davanti. D'estate si può volare. Sì, in effetti È tutto è consentito. ancora estate, quindi si Sì, può... anche se non bisogna guardare fuori dalla finestra, però è ancora estate, sì. Sì. A proposito di estate, volevo chiederti un po' il tuo commento sull'estate del Milan, non tanto sul mercato, perché è partita con un dirigente, un allenatore, un rimpasto, diciamo così, di governo dal punto di vista sportivo, e poi è andata avanti con 3 mesi di mercato quantomeno a fasi alterne. Sì, diciamo che molto è già stato detto e adesso si tratta di vedere l'applicazione del lavoro fatto dalla società. Non posso pensare, non riesco a essere troppo originale nel dire che la squadra è stata rinforzata in maniera evidente in mezzo al campo, un po' meno dalle altre parti. Direi che è stata rinforzata un po' troppo in mezzo al campo, perché ci sono state delle contraddizioni, ma evidentemente l'opportunità Rabiot a giugno non c'era, e quando si è prospettata, quando si è palesata è stata accolta. È un po' contraddittorio rispetto ai soldi spesi per Riccio e per Yashari, quando invece quell'investimento non è stato fatto in difesa. Però i soldi non sono miei, non sono nostri, e voglio dire, dobbiamo giudicare il campo. Mi sembra che ci sia una grande differenza, cioè io penso che oltre quello che Milan può piacere, non piacere, possiamo dire che Odogwu è uno sconosciuto, sfido chiunque a dire che lo conosce. La speranza del Milan deve essere del Milan e dei suoi tifosi deve essere che lo conosca Tare e che quindi in prospettiva abbia visto in lui un calciatore. Mi sembra che si sia cambiata fondamentalmente una cosa, e questa è la sola presenza di Allegri che l'ha portata, secondo me, nel senso che c'è chi si è stupito, no? Perché
Milan non ha acquistato il centravanti, perché il Milan non ha acquistato il difensore, perché ha incassato 40 e ha speso 20, tutte cose che diciamo, che ascoltiamo da settimane, ma in realtà sono le stesse cose che succedevano da 3 anni. Non è che ve lo devo venire a dire a voi, certo, che queste cose le dite, le raccontate quotidianamente, però mi sembra che molta parte della critica abbia un po' cambiato atteggiamento rispetto alla società. Questo non so dove porterà, però credo che questo sia dovuto soltanto per la semplice presenza di Massimiliano Allegri in panchina, nel senso che non so, probabilmente Allegri non ha nemmeno chiesto conforto, supporto da parte di questa critica. È stata, però evidentemente di Allegri ci si fida, e Fonseca è passato l'anno scorso per un incompetente, a essere gentile, no? Andava in televisione, veniva trattato come se fosse veramente non un allenatore professionista, ma un attore messo lì per caso, quando il povero Fonseca non aveva avuto niente nella campagna di rafforzamento, aveva parlato solo bene di un calciatore su tutti, Saelemaekers, gli avevano dato via l'ultimo giorno di mercato per prendere il centravanti che prima non avevano preso. E adesso invece secondo me la campagna acquisti del Milan è stata criticata persino più di quello che dovrebbe essere, che avrebbe dovuto essere, ecco, nel senso che comunque possiamo dire che serviva a centravanti e non è stato preso. Io non so se serviva a centravanti, per me Jimenez è un signor centravanti se lo si mette nelle condizioni di giocare. Io pensavo a gennaio che facesse bene, è arrivato in un momento difficile, adesso la palla tocca è evidente che tocca ad Allegri, è lui che deve farla fruttare, ma saremo già pronti, ci sarà una parte di noi pronta a dire che il Milan non è stato adeguatamente rinforzato. Ecco, io a questo gioco onestamente non mi voglio mettere in anticipo, perché penso che l'anno scorso e l'anno prima sia accaduto esattamente la stessa cosa, ancora di più, cioè enfatizzata, perché il centravanti serviva l'anno scorso, serviva l'anno prima, e il Milan non era riuscito a fare altro che prendere il centravanti l'ultimo giorno nel 2023 in prestito dalla Fiorentina, parlo di Jovic, nel 2024 stessa cosa, l'ultimo giorno in prestito dalla Roma, Abraham. E quindi però mi sembra che il mondo che guarda il Milan ha visto tutti questi difetti soltanto nel corso di questa stagione, ecco, no? Io infatti, non so, Gianni, sono stato abbastanza chiaro. Sì, chiarissimo. Sì. Io infatti volevo chiederle che annata si aspetta da questo punto di vista tra Allegri e la società, perché già si è iniziato, diciamo, forte, e un commento su quanto è successo nelle ultime ore di mercato proprio con Santiago Giménez. Allora, tra Allegri e la società onestamente non mi aspetto nulla, perché non è che mi aspetto che litighino, che facciano, che vadano in contrasto. Sinceramente no, Allegri è esperto, fino al botto finale della finale di Coppa Italia a Torino erano 4 mesi che si sapeva che andava via, eppure si è fatto andare bene quasi tutto, oppure in una situazione ben più difficile da quella che è oggi quella del Milan all'inizio di un percorso, per cui lì non mi aspetto molto. La verità è che non mi aspetto molto nemmeno da Allegri, nel senso che non c'entra la partita con la Cremonese, le partite d'agosto valgono quello che valgono, sono amichevoli da 3 punti, partite vere sono quelle da domenica in avanti, sabato in avanti, quando si ricomincia, quando gli organici sono al completo. Adesso ci sarà ancora la scusa che spia le nazionali non hanno potuto lavorare, bene, la settimana dopo c'è la settimana con le coppe, il Milan non avrà le coppe, ecco, nel giro di 1, 2, 3 partite noi dobbiamo vedere un Milan
con una faccia, con una squadra, con un gioco. Per dire, io non sono per nulla convinto, poi magari l'allenatore Allegri farà la mossa del secolo, ma non sono per nulla convinto che Leao centravanti sia la soluzione. Non mi piace per nulla la difesa a 3, ma non mi piace in assoluto, non mi piace con questi calciatori. Ma qualcuno mi può dire: ma non li hanno presi i terzini per fare la difesa a 4? Forse sì, forse no, ma non ha nemmeno gli esterni per fare la difesa a 3. Difatti non può far giocare sulla fascia Leao. Ecco, bisogna vedere come vanno tante cose. È molto presto per dirlo, quale sarà l'approccio, quanto i giocatori seguiranno Allegri, quanto Allegri saprà farsi capire. Sinceramente a pelle non sono ottimista. Ma infatti volevo farti una domanda su come pensi che possa giocare il Milan, ma giustamente è un po' difficile da decifrare in questo momento, perché come la vedi o manca qualcosa sull'esterno, ma se giochi a 3 in teoria manca un centrale perché hai preso Dogu che è molto giovane, chi lo sa come possa, diciamo così, giocare e capire anche quelli che sono i movimenti in Italia delle difese italiane eccetera, ma in linea di massima è un po' difficile da decifrare il Milan. E la domanda che ti volevo fare è appunto se ti sei fatto, tra virgolette, una sorta di idea in testa su quando magari potersi aspettare un primo abbozzo di Milan che verrà, nel senso, hai idea che possa ancora volerci 2 o 3 settimane perché il mercato è arrivato tardi, oppure pensi che Allegri possa farlo in fretta? Perché in realtà abbiamo visto il calendario poco fa, dalla prossima in poi sono 10 partite, una peggio dell'altra, perché il Milan ha quasi tutte le migliori una dopo l'altra. Sì, però la verità è che Allegri ha cominciato a giocare con la difesa a 3 e Leao attaccante dalla prima amichevole, quindi voglio dire, evidentemente la squadra a cui ci dobbiamo abituare è questa, che non prevede evidentemente Jimenez titolare, ma soltanto come giocatore in più, come cambio, probabilmente come cambio dello stesso Leao, che sarà con la difesa a 3, dove ci sono calciatori che non hanno la capacità tecnica di partire dal basso, come si usa dire, cioè di palleggio, non hanno una proprietà di palleggio molto elevata, però evidentemente non partirà molto dal basso e ci saranno dei sacrosanti e rinvii del portiere per cercare di accelerare l'azione, e anche questo, voglio dire, va benissimo. Dovremo vedere Modric in quella posizione e quindi Modric scoprirà in qualche modo un ruolo diverso nella sua carriera. A 40 anni ha giocato dappertutto in mezzo al campo, però l'idea che noi abbiamo di Modric è quella un po' più vicino all'area avversaria che alla propria area. Però l'ha sempre fatto giocare di fatto davanti alla difesa. Io credo che le cose migliori Modric le possa fare là, che non qua. Però l'allenatore è Allegri, per cui quello che stiamo vedendo è questo. Miglioreranno delle cose. Mi chiedo, un giocatore come Ricci, che peraltro probabilmente Allegri non voleva, che qui andiamo a fare il solito discorso trito e ritrito del doppio Milan, di quello che è la mano destra che non sa quello che fa la mano sinistra, però Ricci probabilmente, se è vero che è stato imposto all'allenatore, il risultato che voleva Sciacca lo sappiamo, l'avrete certamente detto in queste settimane e via dicendo, ma se questa cosa è vera, il risultato finale è che poi Ricci non gioca e ci rimette il calcio italiano, perché io penso che Ricci sia un ragazzo in gamba, un ragazzo che dovrebbe giocare in una squadra come il Milan, e dovrebbe e potrebbe giocare, però hanno speso 35-38 milioni per Yashari, ecco dove dico che è stato fatto un po' il mercato di oggi, chi compriamo? C'è Rabiot, andiamo a prendere Rabiot, dopo che per tutta l'estate abbiamo detto Loftus-Cheek sarà il giocatore l'assaltatore, quello che farà i gol, difatti un gol l'ha fatto. Io penso che Rabiot sia meglio di Loftus-Cheek, sia ben chiaro, non è che sto dicendo questo, però è una squadra piena di doppioni,
voglio vedere quante volte uno come Allegri, che ama quel tipo di calcio, non so se conosce solo quel tipo di calcio, non credo, però voglio vedere quante volte rinuncerà a Fofana. E quando gioca Ricci, e quando gioca Yashari, al di là del fatto che l'infortunio ha rimandato il problema all'autunno, inoltrato a Natale o quel che sarà, ecco dove ci sono dove stanno un po' le mie perplessità. Se Allegri riesce a superare questi che sono evidentemente per me degli ostacoli, allora le cose potranno avere un certo cammino. Non giocare le coppe è un innegabile vantaggio, hai la possibilità di lavorare, studiare la partita, tu puoi preparare la partita sull'avversario tutte le settimane, proprio ma veramente avversario su avversario. Allegri è questo allenatore, Conte lo sapevamo che era questo allenatore meticoloso, preparato. Allegri è quello che Conte è stato fermo un anno, ha studiato, è arrivato ha dimostrato grande capacità. Allegri è questo. Io qualche dubbio fondato sul passato ce l'ho. Gianni, noi come sempre ci ritroveremo magari tra un po' di tempo per tirare le prime somme. Grazie ancora e buon pomeriggio. A voi. Grazie. Buon lavoro, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ringraziamo Gianni Visnadi che, come detto, ritroveremo magari tra un po' di tempo e vedremo se appunto questa rosa costruita sul finire quasi dell'estate per quanto riguarda soprattutto il centrocampo andrà oppure non andrà, ma ne parleremo dopo aver visto il campo. Bea, volevi dirmi qualcosa? No? Sì? No? No, ma forse? sul centrocampo sono molto d'accordo con Gianni. Di fatto, per carità, è sempre averne in più che in meno. Però quando dice che l'infortunio di Yashari ha rimandato un problema, più che un problema un dubbio, perché di fatto è vero che sono tanti per quel ruolo. E siamo passati da avere Fofana e Reinders ad avere dubbi su chi giocherà. Però di fatto, poi per carità, meglio averne che no. Vedete? Però capisco che ad oggi sia difficile capire chi sia davvero il titolare del Milan, a parte Modric, che se sta bene secondo me non deve uscire. No, e non uscirà. Hai parlato di Dimmi. costruzione della rosa? Sì. Potete anche voi costruire la vostra rosa dove? Su Fanta Algoritmo. Il Fanta insieme a noi tifosi rossoneri, con solo tifosi rossoneri presenti, insieme a noi, insieme a tutti gli altri tifosi del Milan. Il link ve lo metterà a brevissimo fissato anche il buon Morgan, lo trovate in descrizione, oppure www.fantalgoritmo.it. Per iscriversi avete a disposizione 270 crediti, 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti, quindi rosa classica da Fanta, ma qui le statistiche hanno la meglio, le statistiche la fanno da padrone, quindi non perdete tempo, iscrivetevi a €19,99 solo al momento dell'iscrizione, quindi vale poi per tutto l'anno. Perché è conveniente? Perché tutte le settimane ci sono premi clamorosi come magliette ufficiali del Milan o buoni Amazon da €100. Il premio finale è un MacBook Pro 14 pollici, quindi non perdete tempo, iscrivetevi a €19,99 e dovete farlo subito perché se arrivate a pari punti, cosa alquanto probabile in quanto molte squadre saranno simili, vince chi si è iscritto prima, quindi non perdete tempo e iscrivetevi a Fantalgoritmo. Grazie Henry per Fantalgoritmo. Ringrazio anche il milanista non allineato che con €2 ci scrive, ahimè, una battuta che potrebbe essere Da te oggi. da me oggi, esatto. Messicani a calcio sono bravi nei colpi di tacos. Grazie della donazione, non per la battuta, grazie mille. Ma no. Ho fatto partire il sondaggino, ovvero chi sarà davanti a novembre quando si giocherà il derby tra Milan e Inter. La maggior parte di voi dice Inter. Vabbè. Insomma, ci può anche stare. Dopo le ultime 2 Ci può stagioni anche è stare. capibile. Ci manca. Ci può anche stare. Ma volevo fare un'altra domandina a proposito di piccolo sondaggino, poi andiamo a vedere le schede di 2 nuovi arrivati. Ma avete in testa una squadra che purtroppo siamo stati noi l'anno scorso, cioè il flop di quelle davanti? Perché alla fine della fiera noi siamo stati quelli che... Per me se non cambia allenatore l'Atalanta. L'Atalanta Se è il cambia flop di allenatore quest'anno. no, se non cambia allenatore io la vedo un po'
Cioè, flop intendo rispetto a quello che ha fatto negli ultimi anni. Cioè, alle l'Atalanta previsioni negli della ultimi vigilia. anni ha fatto delle cose veramente ottime. Al di là della vittoria di un trofeo così prestigioso, però ha fatto delle stagioni da top level. In questo gruppo ci rientra anche la Fiorentina? O no? O intendi più big? Si intende, o forse un pochino più Mi big. ricordo che è finita sopra di noi la Fiorentina. Lo so. Un po' più big. Vedo che in chat l'Inter un po', però. Perché... A sensazione sì. Però la squadra è forte. Cioè la squadra dell'Inter è forte. Secondo me. E il problema forse può essere l'inesperienza dell'allenatore. Altrimenti per me la Roma non è un flop. Per me la Roma o è top o è flop. Vedo un po' di Inter in chat. Va bene, chiudo il sondaggio. Ringrazio le ultime 2 donazioni mentre arriva la grafica numero 8. Morgan, mettimela pure in onda intanto. Quella di Mimmo che ci ha donato 2 sterline. Grazie, Avrei Mimmo. preferito un Rabiot in meno e una Kanji in più. Sì, Sì. innegabilmente. Anche per me. Sì. Perché metti Io che avrei Matteo Gabri preferito un Ricci in Così, meno no? e una Kanji in più. Vabbè. Sì. Sì, col Cioè, senno se di devo poi, proprio certo. scegliere... Mentre ringrazio Carlo Todori che ci ha donato 12 euro. Grazie, Ho scritto Carlo. Simone e io rispondo Carlo. Giustamente. E invece c'è Coni De Winter, che è il giocatore, l'abbiamo già fatto settimana scorsa, li faremo per praticamente quasi tutti i nuovi acquisti per conoscerli un po' meglio. Coni De Winter nato il 12 giugno del 2002, quindi Bea? Gemelli. Nato ad Anversa in Belgio, e infatti gioca per la nazionale belga, difensore centrale, 1,7 milioni di ingaggio fino a giugno 2030, piede destro, segni particolari, ha un barboncino. Indovinate chi ha pescato questa news? Ragazzi, cioè, era difficile trovare un segno veramente particolare di questo ragazzo. Non c'è nulla di male. E allora dal suo profilo Instagram ho notato che ha un barboncino. Io Prossima grafica, ho Morgan. suggerito Molto di carino. mettere nei segni particolari per De Winter, Odogu e Atekame, di mettere per De Winter e il sosia di Odogu, per Odogu è il sosia di Atekame e per Atekame è il sosia di De Winter, però non mi hanno ascoltato, vabbè. Grazie a Carlo che ci dona 24 euro e scrive Bea ed Enrico. Grazie Carlo, Grazie mille, Carlo, Carlo. davvero. Mi sei mancato in questi giorni Carlo, tantissimo. Grazie. Davvero di Non cuore. era a Monza? Non l'ho visto a Monza, Carlo. Aspetta. Va bene, ho riassunto qualche sua caratteristica, ovvero tutti i gol che ha fatto in Serie A sono 3, tutti e 3 colpi di testa. Non ha mai segnato di piede, magari quest'anno, vedi mai. È una sorta di finto giovane, nel senso che ha già collezionato 104 presenze nei Pro, 68 in Serie A, 2 in Champions League, 3 in Coppa Italia e 31 in Lega C, tra preliminari di Serie C vera e propria, Coppa Italia di Serie C, perché giocava nella Next Gen. Adesso tra poco lo vedremo. Nel 2024, cioè l'anno scorso, ha fatto 2 mesi fuori, me li ero persi questi, per un brutto infortunio muscolare alla coscia. Trappetto? 2 mesi secchi sì. proprio, sì. O doppia ricaduta? No, li ha fatti dritti. Ah, ok, allora Si è strappetto. fatto male in nazionale in allenamento, peraltro. Poi, terzino destro, perché nelle 2 presenze di Allegri, perché Allegri l'ho avuto alla Juventus, l'ho fatto giocare in Champions League, ma sempre da terzino destro, tant'è che lui stesso in conferenza ha detto terzino, bello, ma non ci viverei. Non ci dovrei, Da sì, terzino tipo la destro. Liguria. Tipo Salutiamo. gli salutiamo. Stavo per dirlo, mi sono fermato. È stato, come detto, giocatore della Juve, magari qualcuno se l'era perso nel mentre, ma dall'età di 16 anni è entrato a far parte della Juve, prima ovviamente nelle giovanili, poi è fatto parte della Next Gen, cioè la squadra di Serie C della Juve, poi è esordito in Champions, non in Serie A, però ha fatto 2 presenze in Champions. Sì. In Serie A poi è esordito col Genoa. L'obiettivo ovviamente è giocare il Mondiale, perché è sempre stato convocato nelle partite del 2025 del Belgio, ha fatto anche 3 presenze, però insomma non è uno dei titolari, anzi, però è sempre stato Io lo convocato. voglio vedere sto ragazzo. Sì. Molto curioso. Mm. Perché non mi dispiace, è ovvio. Bisogno, ecco, quello che dicevo prima, devi valutarlo con la maglia del Milan a San Siro,
tutto quello che ne consegue, deve ancora crescere perché è giovane, però mi ha dato buone sensazioni, ecco. Diciamo, allora parlo per me. Diciamo che di quelli comprati dietro è quello che forse stuzzica Ispira un po' di più. sì, anche a me. Stuzzica un po', poi Più che magari farà bene, farà male. Più non che lo so. stuzzica ti Devono dà avere un qualche pochino più di certezza margine. in più, anche perché Sì. ha un'esperienza diversa rispetto ad Atekame e a Odogu. Hai detto Tekame? Brava Bea. Grafica numero 10, Morgan. Andiamo a vedere anche il buon Zachary, che invece è stato preso per giocare a destra. E se De Winter me lo immagino un po' nelle rotazioni, per ora Tekame un filino meno. Non so voi. Zachary Tekame, nato il 13 dicembre del 2004. Bea? Sagittario, Brava. A Ginevra, quindi svizzero. giorno di Santa Lucia il 13 dicembre. Brava. Corretto? Corretto. Terzino destro, 1 milione all'anno fino a giugno 2030, destro, e ha ereditato il 24 dopo Chier e Florenzi, perché è sempre stato sulle spalle dei difensori e si mantiene, diciamo così, la tradizione dopo Chier e Florenzi. Andiamo a vedere anche le sue caratteristiche, qualità, curiosità, eccetera. Sì. Con la grafica numero 11, qui è stato un pochino più complesso, onestamente, costruire ma le sue. perché cioè, ha un'esperienza e un curriculum Mm. ovviamente molto più ridotto rispetto a De Winter. È tornato a vestire i colori rossoneri dopo averli vestiti nel Neuchâtel Xamax. Era stato già rossonero appunto in Serie B svizzera. Ha giocato già 8 volte in Champions League, tutte l'anno scorso, non in una campagna europea No, del gli Young degli Boys Boys. è stato tra le squadre peggiori, però vabbè. E ne ha perse 8 su 8. Sì. Con 492 minuti, però ti devo dire che con le due italiane ha fatto pochissimi minuti. Cioè ha giocato pochissimo sia con l'Atalanta che con l'Inter, dove hanno preso 6 gol con l'Atalanta e 1 con l'Inter. Sì. A destra ha dichiarato di essersi, diciamo che di ispirarsi a Walker, Van Bissaka, Perché? Rhys James e Alexander Arnold. Però almeno Alexander. Andato non in crescendo perché c'è Van Bissaka in mezzo, di cui cioè, non so il motivo. Per cui, cioè, il motivo per cui sia forse è perché è un'intervista che risale a gli quando piace Van Bissaka lo è United? appena andato allo United, può essere. Tra l'altro adesso si è trasferito da West Ham, Van Bissaka è andato via quest'estate. Alexander Arnold, cioè, ci sta che tu se fai il terzino destro hai come riferimento lui, che è il migliore, forse è stato il migliore per tanti anni, adesso forse superato da Hakimi, che salutiamo e ringraziamo insomma sempre comunque, e Walker e James sono terzini di Premier che per anni hanno fatto bene, correnti un po' alternate, però insomma, ci sta, ecco. A parte Van Bissaka, ripeto, ci sta. Non ha mai segnato ancora in un campionato top, ha fatto gli unici 2 gol in Serie B svizzera, quando ancora giocava nel Neuchâtel, perché il gol che ha fatto lo Young Boys è in Coppa. È il 15° svizzero della storia del Milan, dopo insomma Yajari, insomma ancora non ha. Che era il 14. Era il 14°. Vögel, Riccardo Rodriguez, Okafor, Senderos. Potrei andare avanti, ma mi fermerei a questi. E poi è perno della nazionale Under 21, perché, come detto, è spesso titolare della nazionale. Anche nell'ultima partita è stato tra i titolari. Ancora non ha fatto il grande salto, non ha mai esordito in nazionale maggiore, è sempre stato nell'Under 21. Ragazzo molto giovane. Sì, molto giovane. Molto acerbo, probabilmente. Non so se lo vedremo a presto, esatto, ecco. se quando lo vedremo. Ringraziamo Carlo che ci dona 6 euro, ci chiede: direttore, ma anche lei ha qualcosa di svizzero come io ed Enrico di Pesarese? Attenzione, Carlo, però allora, di Carlo ci dà qualche indizio che ha Carlo, origini Carlo. pesaresi. Ma non è vero, Ma palesemente. no, ma allora o una fesseria quella che hai scritto, cosa alquanto probabile, oppure se è vero, cioè dici chi sei, non in pubblico se lo vuoi, lo capiamo benissimo, ma mandaci una mail, qualcosa, facci capire chi sei, vorremmo conoscerti per ringraziarti anche di persona di tutto quello che ci hai praticamente donato e di quanto aiuto ci dai. Palesemente non è di Pesaro. Ma neanche, Ma questo anche per non me. puoi avere la certezza granitica. Magari ha che sia delle di origini, Pesaro. non lo so, ma vorremmo conoscerle queste cose Non perché ci credo. nemmeno io, però
Però comunque, Carlo, forza. Se è il tuo vero nome, Grazie perché io non credo più a Carlo, nulla. per la cioè. donazione. Però grazie. Io lo ringrazio per la donazione. Grazie Carlo, davvero ci farebbe tanto piacere conoscerti, come dicono i giovani, IRL. Torniamo pure in studio, Dal visto che vivo. sono arrivate le Dal 17. Dal vivo. Si può dire dal vivo. Dal vivo. Ecco. Grazie Bea. Vi ricordate l'IRL sulla piattaforma viola Sì. prima delle partite? Qualcuno in chat se lo ricorda? Non lo so. Glielo chiediamo. Io comunque stavo pensando, ma di svizzero non credo di avere praticamente niente. No. Neanche un Così orologio? Ah sì, forse un orologio sì. Vedi? Sì. Quegli orologi colorati che andavano molto di moda negli anni 90, ma adesso un pochino Ok, meno. ho capito. Ma non Di posso gomma? dire. Sì. Ok, ho capito. Sì. Va bene, siamo arrivati in chiusura di questo Radio Rossonera Talk. Come avete visto, insomma, le notizie pullulano in questo momento. E Ma non noi per ci teniamo Davide. compagnia, ci sono gli ospiti, parliamo di Milan, di calcio, facciamo analisi, leggiamo dichiarazioni, ci si diverte. Assolutamente. Bea, grazie. Grazie a voi, ci vediamo domani. Ci sentiamo domani. E dovremo capire, ad esempio, se Rafa Leao finalmente si aggrega. Rafa. Sì, verso Milan-Bologna, che vi ricordo è domenica sera ore 20:45. Perché vi spoilerò, non so perché, ma mister Emanuele Bottoni è un po' preoccupato perché ha visto Bologna-Como e ha visto il Bologna andare a 1000 all'ora, bloccando tutte le fonti di gioco del Como. Ma noi non ne abbiamo, lanciamo le catapulte per Rafa e quindi... È vero, hai ragione, giusto così. Non Grazie abbiamo Henry. fonti di gioco. Ciao. Grazie anche a Morgan in regia, ci rivediamo tra poco. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe.